Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati in questo nostro nuovo episodio della serie Matching Numbers sul nostro canale, il canale WeDrive. Oggi andremo insieme a vedere un'auto molto sportiva, molto pepata, italiana, Fiat Ritmo Abarth 130 TC, un'auto molto particolare. Prima di iniziare però, piccola anticipazione. La Fiat Ritmo, commercializzata anche come Fiat Strada, era un'auto che avrebbe dovuto appunto fare molti numeri di vendite, avrebbe dovuto appassionare tantissimo il suo pubblico italiano e soprattutto avrebbe dovuto contrastare le sue concorrenti dirette d'Oltralpe, quindi parliamo come Renault 19, Volkswagen Golf, auto che avevano un forte seguito nel pubblico e nei suoi acquirenti. La Fiat la produsse tra il 1978 e il 1988 negli stabilimenti di Fiat di Cassino e nello stabilimento anche di Rivalta. La Ritmo, conosciuta appunto anche come Fiat Strada, fu prodotta dal 78 in due differenti versioni, di cui una, realizzata poi dall'82, ne fu il restyling della precedente. Il centro stile Fiat, diretto da un marcato intento del reparto marketing della casa, il quale cercava in questo modello un maggior numero di vendite, spinse per la realizzazione di un'autovettura dalle linee molto spiccate e soprattutto molto riconoscibili, rispetto ovviamente alla concorrenza, contrassegnata e contraddistinta sempre da una carrozzeria a due volumi con un portellone posteriore e un'abitabilità per 5 persone con interni funzionali. Il centro stile Fiat, in questo progetto guidato da Giampaolo Boano, realizzò quindi una berlina di dimensioni molto contenute, non a caso meno di 4 metri di lunghezza, dotata di avvolgenti paraurti in plastica, incorporati anche le luci e caratterizzate da un forte contrasto fra elementi colorati e circolari, nello specifico i fari e le maniglie porta, linee ovviamente molto tese, quelle di fiancata e coda, per un risultato complessivo di un'auto molto particolare. Per contenere così i costi di produzione venne elaborato un particolare processo produttivo per la realizzazione dei costosi paraurti sintetici. Infatti fu la prima auto italiana, in Francia la Renault 5 li aveva dal 1972, ad avere i paraurti integrati nel corpo vettura e non sporgenti a sé stanti come fino ad allora era successo in altri modelli. Inutile dire come anche gli interni con plancia e pannelli porta completamente in plastica, stampati in pezzo unico, erano improntati alla massima funzionalità ed abitabilità. Per assicurare poi i costi di produzione più contenuti, fu scelto quindi di mantenere la stessa meccanica della 128, di conseguenza una trazione anteriore, sospensioni a ruote indipendenti MacPherson e balestrone trasversale al posteriore con un impianto frenante di tipo misto, disco anteriore e tamburo posteriore. Il cambio manuale poteva essere sia a 4 che a 5 marce o, nel caso dell'automatico, anche 3. Tale impegno, investimento e ricercatezza ebbe poi così i suoi frutti, tant'è che le fu riconosciuta nel 1972, mancando per un solo gradino il riconoscimento di auto dell'anno, classificandosi così al secondo posto della stessa classifica. E fu così quindi che la Ritmo, questo il nome scelto per il nuovo modello, a debuttare al Salone dell'Automobile di Torino nel 1978. In presentazione furono così portati due corpi vettura a 3 e 5 porte, due allestimenti L e CL e 4 motorizzazioni. Alla base si collocava la versione 60, spinta da due motori rispettivamente 1050 cm3, la versione 60L, e 1116 cm3, la versione 60CL. Il primo era della familiare Brasile, derivata dalla locale 147, il secondo di stretta derivazione 128. Entrambi avevano una potenza di 60 cavalli e poi si ritrovava così la versione anche 65, con un inedito e nuovo 1301 cm3 da 65 cavalli, con in conclusione la quarta versione, la Ritmo 75, con una cilindrata portata, pensate, a ben 1498 cm3 e 75 cavalli, disponibile questa unica versione con un cambio automatico appunto a 3 rapporti. Ma ora è arrivato il momento di parlare della versione che a noi interessa di più, quella che avete anche visto nel nostro titolo, e fu così quindi che nel 1981 vennero presentate le versioni più interessanti, e quindi la Ritmo Cabrio e la sportiva Ritmo 105 TC. La seconda, quella per noi appassionati della velocità più interessante, era solo con carrozzeria a 3 porte. Era caratterizzata esternamente soprattutto da uno specifico paraurti anteriore di colore nero, con uno spoiler e fendinebbie integrati, codolini neri, filetti neri lungo le fiancate e ruote da 14 pollici della Super con copriruota nero.
Il look era veramente aggressivo ed era ciò che il mercato italiano cercava in un proprio modello per quegli anni, che potesse appunto andare a contrastare versioni potenti e più conosciute di case d'Altralpe, di conseguenza la Volkswagen Golf GT. Il tutto era stato poi montato con un arrogante motore bialbero, da questo appunto il nome Twin Cam TC, di ben 1585 cm3, ovviamente a carburatore, che grazie ai suoi 105 cavalli era capace, pensate bene, di spingerla fino a 180 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 coperta in circa 10 secondi. All'interno, ovviamente, l'area sportiva dei componenti e degli inserti la faceva da padrona: sedili avvolgenti, volante sportivo a 3 razze e numerosi e vari altri particolari in tono a riprendere tutto questo. L'assetto ovviamente era adeguato con ammortizzatori più frenati e una barra stabilizzatrice anteriore che coadiuvava i puntoni di reazione. Fu poi nel 1982 che la Ritmo ricevette altre ulteriori modifiche di dettaglio, dalle quali poi le più vistose erano sicuramente la sparizione della caratteristica codina alla fine del tetto, che si era rilevata controproducente dal punto di vista aerodinamico, creando vortici che, fra l'altro, avevano problematiche circa l'acqua alzata dalle ruote posteriori, sporcando così tutto il lunotto. Nonostante la prima serie fosse sul mercato ormai da ben 4 anni e si avviasse così alla fine produzione, quell'anno Fiat decise di introdurre comunque un'ulteriore versione molto più sportiva, la 125 TC Abarth. Mossa da un bialbero a carburatore doppio corpo di ben 1995 cm3, 125 cavalli portati a 6.000 giri, la versione curata dalla Abarth aveva una carrozzeria, anche questa solo 3 porte, molto sportiva, basata ovviamente sulla base della 105, con in più dei cerchi in lega specifici ereditati con Pirelli gomme P6 185/60 R14, delle aerografie laterali Abarth 2000, un alettone posteriore in gomma alla base dell'1.8 molto particolare, terminale marmitta cromato, sedili anch'essi sportivi ed un volante racing, anche in questo caso a 3 razze. Immancabile trovare anche su questo modello le targhette con il marchio dello Scorpione. Inoltre, particolare notare come la ruota di scorta, troppo larga per restare nel vano motore, fu spostata nel bagagliaio ed imbustata in un'apposita custodia in finta pelle. Oltre al potente motore, questa versione era dotata di un robusto cambio sportivo prodotto dalla mitica ZF, quella che quotidianamente troviamo adesso produrre cambio automatico sulle nostre Alfa Romeo Giulia. Freni anteriori a dischi autoventilanti con servofreno maggiorato e tutta una serie di modifiche all'assetto che includevano diversi fuselli anteriori marcati appunto Abarth e conferivano questi diverse geometrie all'avantreno. La Ritmo 125 Abarth, con i suoi 190 km/h ed un 0-100 coperto in questo caso rispetto alla 105 Abarth in meno di 9 secondi, destò ovviamente molto interesse e fu proprio il pilota di rally Attilio Bettega a cimentarsi in un'improbabile gara di accelerazione contro un caccia Fiat G91 delle frecce tricolori, questo pubblicato su un servizio di Gente Motori. Alla fine del 1982 un profondo restyling portò ovviamente la presentazione della Ritmo seconda serie. Benché a livello di lamierati sembrava fosse cambiato solamente il cofano motore, in realtà la scocca della vettura subì una totale riprogettazione che la differenziava totalmente dal vecchio pianale di derivazione 128, portando ovviamente anche dei vantaggi, quali un risparmio di peso di circa 70 kg e allo stesso tempo la risoluzione di problemi di fessurazione della zona anteriore del telaio, che aveva afflitto numerosissimi esemplari della prima serie e che inoltre avevano obbligato i progettisti ad introdurre delle piastre di rinforzo sulla parte anteriore, soprattutto nelle versioni sportive. Le modifiche più evidenti riguardarono lo spostamento del serbatoio in posizione protetta sotto al sedile posteriore. Prima questo si trovava sotto il bagagliaio. Il bocchettone di rifornimento ovviamente fu passato dal parafango sinistro a quello destro e celato da uno sportello. E furono montati differenti duomi dalle sospensioni anteriori con attacchi a 3 viti invece che a 2. La personalità della vettura apparve così sensibilmente modificata. Meno originale ma più elegante, il nuovo frontale, in questo caso con 4 fari circolari, 2 sulla 63P base, mascherina nera e nuovo logo Fiat a 5 barre verticali, la rendeva molto più filante.
In coda, anche qui, cambiarono i gruppi ottici, più grandi e non più inglobati nel paraurti. Di nuovo disegno anche gli scudi paracolpi e completamente riprogettati, invece, gli interni delle versioni normali. Fu così che sedili, pannelli porta, plancia furono completamente sostituiti da nuovi modelli, mentre le versioni Super riprendevano la plancia delle precedenti con poche modifiche di dettaglio. Infine è utile riportare come fu molto apprezzato da stampa e clienti il nuovo impianto di ventilazione, maggiorato grazie allo spazio recuperato con lo spostamento della ruota di scorta. Alle numerose modifiche estetiche si abbinarono ovviamente anche quelle meccaniche. Le sospensioni anteriori adottarono nuove molle coniche disassate che rendevano così più preciso il funzionamento sia degli ammortizzatori che renderne limitata la reazione allo sterzo su asfalti connessi. Il cambio a 5 marce fu passato di serie su tutte le gambe manuali e gli allestimenti vennero ridotti a 2, base ed S, più la 105 TC, mentre la 125 TC Abarth restò invariata alla prima serie. La gamma della Ritmo 2 venne completata così poi nel 1983 con l'introduzione di due versioni Energy Saving e Abarth 130 TC. La prima era mossa da 1116 cm3 da 55 cavalli con dispositivo cut-off. Grazie ad un abbassamento di 4 punti del coefficiente di penetrazione aerodinamica, ottenuto ovviamente attraverso l'adozione di un piccolo spoiler posteriore alla fine del tetto, da cornici antiturbolenze ai finestrini e copriruota lisci, resero così possibile all'auto economici e significativi risparmi di carburante. Ma torniamo adesso al modello che più ci interessa, quello Abarth, dove le modifiche furono veramente profonde. Il motore guadagnò l'accensione elettronica digitale Marelli Digiplex e l'alimentazione, mediante due carburatori doppi corpo orizzontale da 40, ne incrementò ovviamente la potenza. Il risultato finale fu quello che tutti conoscete, ben 130 cavalli a 5800 giri, 200 in meno della precedente 125 TC, che abbinati però ad un peso minore e ad un cambio con il finale leggermente allungato la rendevano capace di essere uno spettacolo per l'epoca e di coprire in 8 secondi netti lo 0-100 in una maniera veramente pazzesca. La Ritmo 130 ovviamente ebbe un successo strepitoso presso gli appassionati grazie ovviamente alle sue prestazioni e alla cattiveria con cui erano queste espresse, ulteriormente alimentato anche dai successi sportivi che la vettura stessa colse nelle gare in pista e su strada, dominando per anni i principali campionati europei di gruppo N. In generale, come sempre è successo nella storia di tutto il gruppo Fiat, la cura rivitalizzante di Abarth includeva molti particolari, mirati ovviamente a una facile preparazione agonistica della stessa vettura. Ad esempio, la stessa adozione, apparentemente anacronistica, dei doppi carburatori, che la Golf GTI aveva da sempre invece con iniezione, servì in realtà per prepararla all'omologazione con un collettore di aspirazione a 4 farfalle da accoppiare all'iniezione meccanica Kugel-Fischer. Arriviamo però adesso alle conclusioni, alle osservazioni, a ciò che suscitava quest'auto e quindi di conseguenza parliamo adesso di guida. Sterzo, assetto, telario riuscivano a trasmettere al guidatore, in maniera quasi superiore a ciò che si potrebbe aspettare, tutte le imperfezioni e caratteristiche del manto stradale, che siano queste su lunghi rettilini in pianura o consecutivi tornanti di montagna. Il frontale dell'auto fu tutto, troppo comunicativo, un frontale cattivo capace di incutere frenesia, arroganza e potenza, il tutto in un solo e per un unico obiettivo: raggiungere il limite che lei stessa sapeva sempre di poter superare senza scomporsi o perdersi a fine curva. Il cambio, molto valido, riusciva a mantenere costante e pulito il ritmo e, non scusatemi il gioco di parole, sul tempo che la stessa riusciva sempre a fare, che purtroppo con un angolo di sterzo troppo largo costringeva così a dover cambiare spesso impugnatura sulla corona dello stesso volante, rendendo però una lama l'uscita dalla curva. I soli 130 cavalli sembravano e sembrerebbero essere un valore molto lontano dalle reali prestazioni di quest'auto, troppo composta, troppo potente, troppo pulita per essere semplicemente una Fiat Ritmo, rimappata e rivista dal gruppo Abarth, soprattutto nel misto stretto, dove la velocità ed il controllo della guida erano totali e così spinte da renderla quasi dotata di un differenziale autobloccante, cosa che però non montava, ma era quello che lei riusciva a comunicare.
un impianto frenante solido e duraturo, un controllo totale della guida a chiusura di lunghe percorrenze veloci senza dimostrare mai cenni di perdita o affaticamento. Un'auto che vi comunicava senza alcun'ombra di dubbio di essere lì pronta davanti a voi per non poter mai lasciare spazio a qualunque avversaria al primo semaforo verde. Purtroppo ragazzi, questo video molto piacevole dal mio punto di vista su un'auto molto bella che a noi è piaciuta tantissimo, e vi linko qui il nostro video dove abbiamo avuto la possibilità di poterne vedere una grazie a un nostro amico, volge al termine. Ma io non posso fare altro adesso che ricordarvi alcune cose molto importanti, non solo per questo video ma per tutti noi del canale, e quindi cos'altro dirvi se non di iscrivervi allo stesso, attivare la campanellina delle notifiche, ma soprattutto parlare con noi, chiacchierare, scriverci qui nei commenti, poiché appunto ciò che vogliamo è esattamente questo. E non dimenticarvi i nostri social Facebook, Instagram e il nostro sito internet www.wedrive.tv. Io vi saluto e alla prossima!